In questo video vediamo come utilizzare l'inverter della Omron, modello 3G3M1. Vedremo come cablare, programmare e testare l'inverter tramite Sysmax Studio. Per il controllo useremo gli ingressi digitali. Questo tipo di inverter è disponibile sia con alimentazione monofase che trifase, con potenze comprese tra 100 W e 22 kW. Esiste anche la versione con EtherCAT per la gestione in rete, facilmente riconoscibile per la presenza dei connettori RJ45. Per impieghi didattici, la Omron mette a disposizione due kit che comprendono inverter e filtro EMI, che si differenziano per la potenza. Entrambi sono alimentati in monofase e controllano un motore trifase, inoltre dispongono di EtherCAT. L'inverter controlla un motore asincrono trifase da 100 W, abbinato ad un riduttore di giri. Il tutto è assemblato in un nastro trasportatore industriale. Il controllo dell'inverter avviene tramite ingressi e uscite digitali, connessi ad un piccolo pannello, che fa uso di boccole per un facile interfacciamento con il PLC. Lo schema elettrico prevede un interruttore magnetotermico per gestire l'alimentazione e la protezione e il filtro EMI per ridurre i disturbi. È stato predisposto un encoder ed aggiunto un ingresso analogico, gestibile sia con segnale esterno che tramite potenziometro, utile per variare la velocità. Inizialmente non è necessario alimentare l'inverter, ma semplicemente connettere la porta micro USB verso il personal computer nel quale è installato Sysmax Studio. L'alimentazione della logica interna avverrà tramite la USB del PC. Vediamo ora la programmazione. Avviamo Sysmax Studio e nel menu a sinistra clicchiamo su Collega dispositivo. Indichiamo che il dispositivo da connettere è un drive e che è connesso tramite USB. Clicchiamo sul pulsante Collega per attivare il collegamento. Il software importerà automaticamente tutti i parametri memorizzati nel drive. Successivamente, cliccate su Configurazioni ed impostazioni ed aprite le relative impostazioni. Accediamo al tab dei parametri, inizialmente con i valori di default del drive preimpostati di fabbrica. Essi sono molto numerosi e permettono una dettagliata configurazione. Accediamo nuovamente al menu a sinistra e con il pulsante destro del mouse, sopra il nome dell'inverter selezioniamo la voce Impostazione Tuning. Apriamo il tab delle impostazioni rapide dei parametri. Si viene avvisati di porre la massima attenzione durante la procedura. Confermiamo e proseguiamo. La procedura guidata semplifica notevolmente l'impostazione dei parametri base di funzionamento. Impostiamo la sorgente di riferimento dell'azionamento F001A1, Analog Voltage Input, ovvero la velocità di rotazione sarà gestita tramite potenziometro. Impostiamo la sorgente dell'azionamento F002A1, Terminal Command, in modo da gestire il funzionamento tramite ingressi digitali. Lasciamo gli altri parametri invariati. Ricordiamoci di cliccare su Trasferisci sul drive per rendere operativi i cambiamenti. Clicchiamo su Avanti e giungiamo alla seconda schermata. Qui definiamo il funzionamento dei 7 ingressi digitali. In accordo con lo schema elettrico, impostiamo l'ingresso 7 per attivare la rotazione in reverse e l'ingresso 6 per attivare la rotazione in forward. Impostiamo l'ingresso 5 come tacitazione di un eventuale allarme. Impostiamo l'ingresso 4 affinché imposti a 1 il primo bit del valore binario utilizzato per impostare la velocità. Useremo questo ingresso per impostare una determinata velocità, prioritaria rispetto all'ingresso analogico. Clicchiamo nuovamente su Avanti e giungiamo alla terza schermata. Qui vediamo che l'uscita DO1 viene attivata quando il drive è in marcia e il relè è configurato per intervenire in caso di allarme. Clicchiamo su Avanti e giungiamo nell'ultima schermata. Questa è una schermata di riassunto delle impostazioni precedenti. Clicchiamo su Fine ed apriamo la lista di tutti i parametri. Cerchiamo il parametro C005. Questo è il valore di velocità qualora sia attivo l'ingresso di 4. Questo segnale è prioritario rispetto all'ingresso analogico. Gli indirizzi DA e 001A e 004 definiscono gli step di velocità abbinati agli ingressi digitali, secondo la tabella in sovraimpressione. Ecco in sintesi i parametri utilizzati.
Per l'impostazione dei parametri del motore è possibile utilizzare l'apposita procedura automatizzata oppure impostare manualmente i parametri base, come nella tabella visualizzata. Con l'inverter correttamente cablato ed alimentato, possiamo avviare il test operativo. Nel menu a sinistra selezioniamo Esecuzione test. Confermiamo sul messaggio di avviso e proseguiamo. Da questa schermata potremmo azionare manualmente l'inverter testando i vari parametri. Impostiamo il tempo di accelerazione e decelerazione ad 1 secondo e la frequenza di comando sulla modalità 3. Impostiamo la frequenza di uscita su 25 Hz e clicchiamo su Applica. I pulsanti di jog si attiveranno, se necessario tacitiamo gli allarmi. Possiamo pertanto controllare la marcia del nastro. Ricordiamo che il comando viene eseguito fintanto che il pulsante è premuto. Durante il test è possibile monitorare le principali grandezze in gioco, la frequenza in uscita, la corrente assorbita e la coppia, riferita al valore nominale. Scolleghiamo l'inverter dal PC e testiamo l'azionamento tramite gli ingressi digitali disponibili nel pannello di comando. Gli ingressi forward e reverse attiveranno la marcia, mentre con il potenziometro potremo impostare la velocità di rotazione del motore.